Ciao amici e amiche del segno del Sagittario, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoter Record, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dall'11 al 17 maggio. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più e se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto andiamo a vedere le energie principali della vostra settimana, i segni zodiacali da attenzionare, poi ci addentriamo nella lettura attraverso l'amore e le relazioni, il lavoro e le finanze. Vediamo un po'. Partiamo con la carta del bambino o del fanciullo che parla di nuovi inizi e nuove possibilità. Può portare qualche novità interessante, anche belle occasioni di gioia, di divertimento o di spensieratezza, nel senso che finalmente si può trovare un po' più di pace e di serenità, soprattutto in quelle situazioni più complesse. Quindi partiamo con una bella energia, probabilmente può essere consolidata da altre circostanze, altre situazioni che vedono la sicurezza. Anche questa carta parla di tranquillità, ma di stabilità, stabilità nella famiglia, negli affari, nelle cose più importanti, cose che possono riguardare proprio strettamente la casa a livello fisico o comunque anche le persone che frequentano casa, e si tratta di tutte quelle dinamiche dove molto probabilmente anche con la presenza dell'albero ci si sta impegnando, si sta lavorando su un qualcosa e può riguardare anche le relazioni. Il fatto che si può lavorare su qualcosa ha anche a che fare con le questioni lavorative ed economiche, e quindi una fase di evoluzione, di crescita, le cose procedono bene in questa settimana e quindi abbiamo queste bellissime energie. I segni zodiacali da attenzionare sono quelli di Terra, Toro, Vergine e Capricorno. Abbiamo un pochetto anche quelli di Acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. E adesso andiamo a vedere l'ambito amore. Ambito amore, coppia single, ovvio per chi non è interessato o chi vuole anche visionare qualche aspetto della vita familiare, dell'amicizia, può ascoltare queste indicazioni. Ovviamente dovete adattare a quello che state vivendo. Troviamo l'Iris, che parla di appagamento, di fiducia, poi abbiamo anche il Myosotis, bella carta legata al passato, ai ricordi, però a quelle cose positive. Può anche darsi che, essendoci queste carte, ci siano degli incontri, dei festeggiamenti, delle persone che fanno parte della famiglia, possibilità di vedersi, rivedersi, fare qualcosa insieme. Quindi si vedono queste carte che adesso le tiro giù tutte così abbiamo il quadro completo. Anche con il Giacinto, parlando strettamente a livello di coppia, si vede evoluzione e si vede miglioramento nelle situazioni più complesse, però parlano di serenità, parlano di possibilità di andare a risolvere qualcosa che magari vi ha turbato o vi ha dato fastidio, e si ritrova la serenità. C'è anche un qualcosa che riguarda la sintonia, la connessione, il compimento di un qualcosa, perché il Giacinto è abbastanza positivo in queste circostanze, anzi ci mette quella nota in più riguardo proprio al gioco amoroso, alla seduzione, al desiderio, e vale anche per i single effettivamente, perché se state conoscendo e frequentando una persona, allora c'è la fase di evoluzione e di crescita, quindi si procede in un senso positivo.
Se invece non c'è nessuno, probabilmente c'è una fase di tranquillità e di serenità con voi stessi, con le persone più care, alcune cose che stanno procedendo bene, però c'è quella nota in più che può riguardare una nuova attrazione, un nuovo coinvolgimento nei confronti di qualcuno. Oppure potrebbe anche essere, visto, vedendo il significato della carta, gioco seduttivo, che magari c'è qualcuno che sta cercando di attirare la vostra attenzione e, come si suol dire, ci sta magari provando con voi. In realtà potrebbe essere anche una vostra energia, magari questa carta vi sta consigliando, vi sta dicendo proprio di mettervi in gioco in questo ambito e di provarci. E adesso vediamo cosa vogliono dire per le questioni più pratiche del lavoro, delle finanze. Troviamo la carta ammalato. Non deve spaventare questa carta perché spesso può riferirsi a un qualcosa dove dobbiamo fermarci e attenzionare, magari prenderci cura di noi, delle nostre finanze. Riguardo noi forse abbiamo bisogno di una pausa di riflessione, di allontanarci da alcune cose proprio per riflettere meglio, soprattutto se ci sono delle cose conflittuali, oppure se abbiamo poco slancio, poca energia da dedicare al lavoro stesso, forse c'è il nostro corpo che ci sta chiedendo di riposarci un attimo o quantomeno di affrontare le cose in modo più freddo e distaccato, perché altrimenti può aumentare la fatica e lo stress. A parte questa circostanza, ricordiamoci che voi avete comunque delle bellissime energie e si vede anche dalla donna maritata che probabilmente c'è una fase di evoluzione e crescita, solo che bisogna fare attenzione perché, come vi dicevo, il rischio di stressarsi o di mettersi in una situazione di disagio, una situazione spiacevole, come si vede, è abbastanza alto, e quindi io direi di approfittare forse dell'aiuto di qualcuno o di qualche situazione che può favorire più serenità e tranquillità, e magari questa carta, dico sempre, può essere evitata. Che cosa ci dice? Di tenere alta la guardia, magari di evitare una fase critica, litigi, discussioni, o anche di fare attenzione ad alcune problematiche, cose burocratiche, di curare ogni minimo dettaglio, leggere attentamente un qualcosa, magari valutare proposte e idee e prima di accettarle, cercare proprio di capire se magari possono fare al caso vostro, soprattutto se state pensando di fare degli investimenti e dei cambiamenti importanti nella vostra vita in questo ambito. Soprattutto maggior attenzione per chi è alla ricerca, perché è vero che ci possono essere delle proposte, delle idee interessanti, ma forse non è ancora il momento giusto, magari ci sono delle cose che dovete prima risolvere con voi stessi, per voi stessi, e poi migliorare questa fase di ricerca. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!